Sono un economista, uno storico economico che si occupa di benessere e come tale ho pensato di cominciare questa conversazione dal PIL, prodotto interno lordo, perché il PIL degli italiani è un po' che dà delle preoccupazioni, lo guardiamo, ha smesso di crescere, addirittura si è fermato, è andato indietro e adesso non riprende. E do un po' di prospettiva storica a questa analisi, perché trarrò vantaggio dalla grande quantità di dati che è stata elaborata dagli storici economici negli ultimi 2-3 decenni. Quindi per raccontare un pochino la storia e avere il beneficio di salire un po' sulla montagna, guardare i contorni della foresta anziché stare solo dentro la foresta. Allora la domanda che mi pongo è giusta tutta questa attenzione, questa preoccupazione che abbiamo per il PIL? La risposta è sì. La risposta breve, però sono qui per dire ma, sì, ma, c'è anche un ma, che credo meriti un po' di attenzione. Allora, comincio dicendo che naturalmente noi diamo per scontato che ci sia la crescita economica, ma questo è un fatto storicamente nuovissimo, cercherò di mostrarvi qualche numero, ma insomma la crescita economica è una creatura moderna, per milioni di anni l'uomo non è stato in grado di migliorare le proprie condizioni di vita, non in maniera permanente, non in maniera significativa. Poi è successo qualcosa, lo sanno anche i miei figli alle scuole medie, al liceo ormai, c'è stata quella che il premio Nobel per l'economia 2015, Angus Deaton, ha chiamato la grande fuga, scrivendo questo libro bellissimo. Grande fuga da che cosa? Dalla miseria, dalla morte prematura. Ed è una grande fuga che, come sappiamo tutti, ha cominciato con la rivoluzione industriale in Inghilterra alla fine dell'Ottocento e poi piano piano tutti i paesi hanno cercato di imitare questo modello. Vi faccio vedere in questa diapositiva la grande fuga degli italiani. Questi sono dati stimati recentemente in cui abbiamo sull'asse orizzontale il tempo. Faccio cominciare il grafico, insomma, parecchio indietro, sarei potuto andare ancora più indietro, per arrivare, grosso modo, al 17 marzo 1861, quando è stato proclamato il Regno d'Italia. Nell'asse verticale metto il prodotto interno lordo, il PIL. E quello che scopro che ci sono state un paio di guerre mondiali, che lo so, noi siamo qui, c'è una piccola, non abbiamo ancora il PIL del nuovo Presidente perché non è ancora dicembre, quindi dobbiamo aspettare un attimo. Quello che si vede da qui, una cosa che è quella che dicevo poco fa, la normalità è stata la stagnazione e poi c'è stato un balzo, un grandissimo balzo, straordinario, che quando lo guardiamo misurato nel metro della storia è avvenuto in un tempo rapidissimo, perché questa linea avrei potuto portarla indietro fino ai tempi di Cesare, non sarebbe cambiato granché. Quindi abbiamo in una diapositiva la nostra storia, velocissima, un progresso su cui nessuno scommetteva, rapidissimo, velocissimo, ma molto, molto limitato nel tempo, e poi, come vedete, c'è un preoccupante accenno di decrescita. La stessa fuga è avvenuta in altre dimensioni del benessere, questa è la speranza di vita alla nascita, abbiamo il tempo nell'asse orizzontale e abbiamo questa straordinaria capacità degli italiani che sono diventati il popolo più longevo nel mondo, secondo solo al Giappone, quindi un'altra bella pagina di storia. C'è un ma, e qui inizia ma se questo non fosse, questa è l'unica cosa che compare nei libri che abbiamo, non c'è altro, finora nella storiografia italiana manca questa riflessione. La crescita economica non è un processo neutrale, non beneficia a tutti, non sempre, non nella stessa misura. E quindi mi chiedo cosa sappiamo. Beh, questo è un grafico che vi mostra che se guardo di nuovo al caso dell'Italia, nel corso di 150 anni l'Italia è riuscita, al netto dell'inflazione, di queste cose, è riuscita ad aumentare il proprio reddito di circa 12 volte pro capite. Se guardo l'Italia del nord e guardo l'Italia del sud, ottengo numeri diversi. Al centro-nord si è cresciuti molto di più che non al mezzogiorno. Questo è un esempio di grande fuga in cui alcuni sono andati più veloci di altri. Posso chiedere di più agli storici economici e chiedere a livello di regione. Io vengo da Modena, non è un caso che ci sia questa diapositiva. L'Emilia-Romagna è il paese, la regione che è cresciuta più rapidamente. Capite che, per farla breve, è una fuga selettiva.
Non tutti, non sempre, non nella stessa misura. Si può fare molto meglio di questo, però è difficile. Se io voglio capire, come analista del benessere, a chi si distribuisce il beneficio della crescita, dovrei conoscere, entrare nelle case delle persone, viaggiare indietro nel tempo, conoscere i redditi o le spese di tutti e poi cercare di seguirne l'andamento. Questo è un problema difficile perché l'Istat colleziona i bilanci delle famiglie a partire, l'Istat nasce nel 1926, i primi bilanci li abbiamo per il 1968, quindi come si fa a ripercorrere, a capire la nostra storia per un periodo in cui non c'erano neanche i bilanci? Si raccolgono, è quello che ho fatto per 20 anni, bilanci di famiglie. Gli italiani, come tanti altri popoli, hanno tenuto contabilità, in 20 anni ne ho raccolti oltre 20.000 e vi faccio vedere che cosa viene fuori. Questa è una storia che dobbiamo sovrapporre a quella che vi ho fatto vedere del PIL che aumenta. Questa è la storia della distribuzione, della disuguaglianza del reddito. C'ho sempre il tempo nell'asse orizzontale, ma nell'asse verticale ho un indice di Gini. È un indice che è molto alto quando c'è molta disuguaglianza e diminuisce quando c'è molta uguaglianza. Troviamo una storia bellissima. Gli italiani sono riusciti a fuggire dalla miseria e sono riusciti, coniugando a questa grande crescita, una capacità di condividere, di distribuire, perché la disuguaglianza nel lungo periodo è diminuita. Ma vedete che qualcosa si è rotto, qualcosa si è inceppato intorno agli inizi degli anni 90. Questo è un indicatore di sintesi che ci dà comunque una pagina di cui essere molto fieri, una crescita, e di questo tipo di evidenza lo sappiamo per molti pochi paesi nel mondo oggi. In questo siamo pionieri e scriviamo una bella pagina di storia. Possiamo fare ancora di più, vi faccio vedere questo grafico, è tecnico ma vale la pena perché mi ha insegnato tantissimo. Il grafico funziona così, questa volta considero un periodo, i primi 50 anni, l'Italia liberale, e mi chiedo, prendiamo tutte le persone che hanno vissuto in quel torno di secolo e nell'asse orizzontale metto la popolazione ordinandola dai poveracci ai ricchi, quindi ho i poveri, classe media in mezzo e poi ho i ricchi sulla destra. Nell'asse verticale misuro di quanto è cresciuto il reddito durante questi 50 anni. La linea rossa mi dice, guardate, in media, ma l'italiano medio non esiste, siamo qui per questo, in media è cresciuto un po' meno dell'1%. Erano anni in cui l'Italia non aveva ancora preso la traiettoria della rivoluzione industriale. Il grafico cosa ci dice? Ci dice esattamente chi ha vinto e chi ha perso. Chi è sopra la linea vuol dire che è cresciuto più della media, vuol dire che in un modo o nell'altro è riuscito a beneficiare più della crescita economica che non gli altri. Da questo grafico impariamo che in questo periodo di tempo essere molto poveri, qui a sinistra, essere molto ricchi, non è stato il migliore dei periodi. Tutti questi stavano sotto la linea rossa. Qui è nata la classe media, si alimenta, e in particolare la upper middle class, la parte un po' più alta. Il tempo corre, questo grafico lo possiamo ripetere e l'ho fatto con tutti questi bilanci di famiglia. Ho una curva per l'Italia liberale, ho un'altra curva per l'Italia fascista, ho un'altra curva per gli anni difficili che sono seguiti allo shock petrolifero fino alla crisi del 1992 e poi ho i giorni nostri. Ora, i miei studenti li affliggo con i dettagli, perché, per come, qui sono rimasti 4 minuti, cosa devo dire? Impariamo una cosa importantissima. La crescita ha volti molto diversi. La storia non si ripete mai in un qualche modo. I vincitori e i vinti dipendono dai periodi storici. È una pessima idea essere poveri in questo periodo in cui viviamo noi ora. Vedete che qui più si è poveri, più si è lontani dalla crescita media e in più siamo in terreno negativo. Brutta idea, una classe media che si difende, i super ricchi che... La natura e la qualità della crescita è molto diversa, quindi la crescita per sé è molto importante, ma naturalmente non basta per trarre e avere un senso, un giudizio della distribuzione dei benefici. Da cui una prima considerazione che ci dice che la crescita economica è una cosa necessaria, ma in nessun modo, per nessun motivo sufficiente per garantire il benessere di tutti, ammesso che condividiamo naturalmente questo valore. Questo è l'ultimo grafico
ed è bellissimo. Ho messo sempre il tempo nell'asse orizzontale. Poi ho fatto una cosa complicata. Mi sono chiesto, se io prendo la prima decade, 1861-1870, qual è il paese nel mondo che cresce più in fretta durante quei 10 anni? E poi mi sono chiesto, e qual è il paese peggiore? E la risposta è: il paese peggiore è la Cina, il paese migliore è la Nuova Zelanda. Ho fatto questo per tutti i decenni, quindi ho trovato, non ci interessa niente adesso sapere chi è il più bravo, ho trovato la linea dei migliori e la linea dei peggiori durante gli ultimi 150 anni. Questo disegna un cono, che è la grande divergenza, è questo grande processo di crescita diseguale del mondo, e poi ho messo dentro la nostra Italietta, che è la linea rossa qui, scoprendo una cosa terribile. L'Italia è il paese peggiore nel mondo durante la decade 2000-2010 in quanto tassi di crescita del reddito pro capite. Questo mi lascia un secondo messaggio. La crescita è molto importante, perché qui stiamo dicendo che stiamo facendo non solo male, ma particolarmente male. E stiamo imparando che la crescita può interrompersi sul serio. E forse alla parola crisi, io ho usato una parola diversa qui, no? Scusate, dov'è? Ho usato la parola declino, che è una cosa molto più seria. La Venezia del 300, sono culture che spariscono, poi tornano magari, però dopo qualche secolo. Mi avvio a concludere. Bisogna avere paura di questo declino? Sì, ma questo è Angus Deaton, con cui ho aperto. Angus Deaton dice, però stiamo ragionevolmente tranquilli. Science really works. La tecnologia e la scienza ci salveranno, garantiranno che in una maniera o nell'altra supereremo anche questa. Avremo un nuovo Giolitti, avremo un nuovo Einaudi, non lo so, però la tecnologia ci salverà. Possibile che gli italiani che hanno fatto così male non capiscono questo? Certo che no, lo capiamo. Eppure siamo nella posizione che vi ho fatto vedere poco fa. Allora ho solo 2 diapositive per i 2 minuti che mi restano. La prima è questa. La scienza e la tecnologia non sono fenomeni neutrali, implicano e comportano molte tensioni all'interno di una società. Ci sono settori che spariscono, ci sono settori che esplodono. Una società deve volere questo cambiamento, deve saperlo gestire questa tensione. Se le disuguaglianze aumentano troppo, il tessuto sociale inizia a sfilacciarsi, le persone vanno alle urne e partono dei meccanismi che possono non rendere possibile l'adozione della tecnologia, anche se lì fuori una società può non riuscire a fare questo. Social capability è un'espressione usata da uno studioso che si chiama Abramowitz, libri bellissimi ha scritto, e adesso unisco tutti i pezzi per lasciarvi amareggiati, temo, perché non c'è il lieto fine. Allora, qua doveva funzionare, eccolo qua. Allora, il ritratto del nostro paese, visto nella sua intera storia post-unitaria, è quello di un paese che ha smesso di crescere per un periodo che non conoscevamo, non abbiamo mai conosciuto prima. Sono 25 anni che il paese ha difficoltà e osserviamo indicatori come la disuguaglianza e la povertà in rapido aumento. Quando questo accade si hanno delle conseguenze che non sanno più a che fare con l'economia, ma con la società. Iniziamo a sviluppare dei valori, l'intolleranza, la chiusura, la ricerca della rendita, la paura che porta ad avere, anziché competizione, chiusura. Questi valori sono quelli che inibiscono la social capability, che impediscono a una società, alla classe dirigente, di dire il cambiamento lo dobbiamo gestire, ma è l'unica salvezza per continuare a crescere e a trasmettere il benessere ai figli e alle generazioni che vengono. No social capability, no science, no technology. Non riusciremo ad adottare, ad accomodare i cambiamenti che richiede l'innovazione scientifica. E se non c'è social capability, non c'è il principale motore, che è quello che ha tenuto fuori il mondo dalla povertà fino ad oggi, che è la tecnologia.
La mia conclusione è: crescita va bene, suggerisco alla classe dirigente a cui apparteniamo noi tutti di introdurre 3 altre parole, 3 altri indicatori da monitorare: disuguaglianza, le persone lo fanno perché hanno un po' di allergia a questa cosa, bene o male che sia, ma povertà. E gli italiani la povertà non interessa molto. E guardando avanti, le 3 parole con cui vi lascio, con cui credo, ed è ciò che cerco di spiegare agli studenti e ai miei figli a cui voglio bene, le 3 parole sono cultura, crescita naturalmente, ma che sia una crescita di tipo inclusivo, perché queste disuguaglianze non ci consentiranno di continuare la marcia verso il progresso. Grazie.